Ciao, sono Giovanna Mazzon, Vocal Essence Coach e fondatrice del metodo Vocal Essence. Se non sai cos'è Vocal Essence, ti lascio il link in descrizione in modo che tu possa andare a vedere i nostri corsi individuali o collettivi online. Oggi vi propongo la seconda parte dei Maneskin nel pezzo I Wanna Be Your Slave. Ascoltiamolo subito insieme. Because I'm the devil who's searching for redemption and I'm a lawyer who's searching for redemption. Qui il nostro super cantante Damiano parte con un crunch all'interno del ritornello in modo molto pesante e continuativo. In più riutilizza quel respiro di stacco tra le frasi che abbiamo già visto nel primo video. Questa voce sporca che utilizza proprio in questa parte non ha particolari tensioni o diciamo costrizione, se qualcuno sta pensando che questa voce potrebbe creare dei problemi alle corde vocali. Se viene fatto con una tecnica che lui ha in modo molto strutturato, sicuramente non c'è pericolo. Quindi andiamo avanti ad ascoltare come procede il ritornello. E questo finale con questo piccolo scream, quindi questo urlo in alto tipico anche del genere del rock, dove lancia questo urlo in modo molto diciamo empatico. A livello interpretativo ancora tantissima sfumatura da un punto di vista fisico, quindi tantissime espressioni facciali, tantissimo utilizzo delle mani e anche dello sguardo. Cambia l'espressione dello sguardo. Io vorrei rivedere questo ritornello facendo proprio caso all'espressione del viso che ha Damiano. Oltre a fare caso allo sguardo, appunto come abbiamo appena detto, anche all'utilizzo delle mani che indicano proprio la direzione, non solo da un punto di vista interpretativo della parola, ma anche da un punto di vista vocale. Quando voi fate dei gesti, aiutano tantissimo, le mani aiutano tantissimo a indirizzare la voce verso una energia o verso un'interpretazione vocale, a un'espressione del suono di un certo tipo. Quindi vi invito ad osservare dove pone i gesti delle mani e vedrete che sono proprio inseriti all'interno di chiusure di frasi o in particolari suoni che ha anche la voce, dei suoni particolari con un gesto. Vediamoli subito insieme. Questo respiro e parto, raccolgo. Questo se voi provate a farlo mentre cantate questa canzone, a parte il fatto che lui muove il corpo tantissimo mentre canta, però anche a livello di sguardo e di suono della voce arriva in modo molto più di impatto, perché il gesto è anche deciso. C'è tutto un aspetto che riguarda questo studio che spesso affronto con i miei allievi all'interno delle lezioni. Chiaramente è un aspetto molto ampio. Dentro c'è ovviamente una struttura molto più complessa. Questa posizione è molto importante, identifica una posizione di molta sicurezza in generale, quindi anche questo aiuta proprio psicologicamente a sentirsi sicuri, quindi anche questa posizione non è, sicuramente lui lo fa in modo molto istintivo, molto spontaneo, però da studiare così da fuori dà questo impatto e può essere anche un aiuto per chi fa dei generi molto decisi nella musica, come per esempio il rock, utilizzare dei gesti del corpo che aiutano ad uscire in modo determinato e non che vi svalutano oppure che rendono più insicura la performance. Anche questo e lo sguardo che ha utilizzato per dire questo, voi provate a fare la stessa cosa facendo l'espressione e non facendola. Registrate la traccia e sentirete una grandissima differenza. Volevo farvi notare questa cosa, se l'ho notata solo io non lo so, però vediamo subito. Guarda, è super concentrato nella camera
fa anche un'espressione di forza, come di concentrazione, che spinge con le mani e poi si distrae un attimo e li perde un pochino sia contatto con noi che vocale. Guardate quel passaggio e lui la recupera facendo questo urlo finale dove si rilancia in concentrazione. Solo un piccolo dettaglio del fatto che appena tu distogli lo sguardo perdi forza, attenzione. Questo piccolissimo passaggio ma era solo per farvi vedere che cosa significava non esserci o esserci. Ovviamente lui c'è appieno su tutto il brano. Siamo arrivati alla fine, alla chiusura di questo brano, ci sarebbe ancora molto da dire. Ovviamente abbiamo visto un po' i punti più importanti, abbiamo visto come il linguaggio del corpo, delle mani, dello sguardo è fondamentale a livello performativo. Per me è una grande cantante, sicuramente ha molta strada ancora da fare. Mi auguro che lui proceda in modo così puro e sincero con se stesso in questo allineamento per avere un'evoluzione importante sia vocale che performativa e che continui per questa strada, perché veramente a livello di impatto emotivo è molto forte e possono loro, in generale anche il gruppo, ovviamente io parlo del cantante perché appunto è la mia professione, loro proprio stanno dando molto al mondo della musica dal mio punto di vista e quindi auguro a loro insomma una evoluzione e un proseguo importante e sempre in miglioramento. Se ti è piaciuto questo video lasciami un like o un commento, oppure se ti va scrivimi attraverso i social proponendomi altri video reaction come questi. Se non l'hai ancora fatto iscriviti ora al mio canale YouTube e mi raccomando di attivare la campanella delle notifiche. Ciao!